Ciao, sono Ellis e oggi parliamo di drammi coreani. Oggi parliamo di un dramma coreano del 2018 che si intitola My ID is Gangnam Beauty. La mia carta d'identità è Gangnam Beauty, bellezza di Gangnam, che ho scoperto vedendo il dramma, appunto, è l'appellativo riferito a quelle donne che hanno subito degli interventi pesanti di chirurgia estetica e quindi sono un po' super rifatte. Andiamo a vedere la trama. Allora, la trama parla di questa ragazza, Mira, che per tutta la sua vita è stata bullizzata in maniera estrema a causa dell'aspetto fisico non conforme agli stringenti standard della bellezza coreana. È stata presa in giro in maniera davvero pesante, maltrattata dai compagni di scuola, dai bambini prima fino alle superiori. Quando arriva il momento del passaggio dalle superiori all'università, decide di sottoporsi a un intervento di chirurgia estetica che praticamente le rifà il viso e la rende bella. Nell'arrivare all'università, quindi, pensa di finalmente iniziare una nuova vita. Però il suo aspetto estetico così rifatto le attira comunque delle malelingue e lei, nonostante adesso all'apparenza sia bella, di fatto dentro non si sente comunque né bella né all'altezza delle attenzioni delle persone che le stanno a fianco. Inoltre all'università incontra quest'altra ragazza Soa, che invece è una bellezza naturale, che però anche lei ha gravi problemi psicologici perché ha proprio questa necessità viscerale di essere sempre al centro dell'attenzione, di essere sempre la più bella e quindi manipola gli altri usando appunto la leva della bellezza, soprattutto i ragazzi che sono disposti veramente a farsi in 4, in 8, in 16 pur di farle favore, pur di starle vicino, pur di starle simpatici. Li manipola appunto per cercare sempre di essere al vertice dell'attenzione. Però così facendo, ovviamente a un certo punto il castello di carte casca perché per portare avanti questa sua pretesa di perfezione, lei mente, lei dice cose, attira l'attenzione anche di qualcuno, di qualche ragazzo che magari è interessato a una delle sue amiche, però poi si tira indietro, cerca sempre di fare la santarellina della situazione, finché dicevo, non tanto per questo suo atteggiamento, però il fatto che lei cerchi sempre di essere perfetta, educata, sempre sorridente, di non avere mai un'opinione troppo forte, di non avere una personalità troppo dirompente, attira anche delle attenzioni indesiderate di un altro ragazzo che ha a sua volta dei problemi e che quindi fraintende il suo essere gentile e cortese per delle attenzioni amorose che in realtà lei nemmeno sapeva di avergli dato, non solo perché non era sua intenzione, perché comunque sia nel suo manipolare e giostrare tutte le attenzioni, soprattutto maschili, lei vuole sempre un po' tenersi fuori dalla portata di chiunque le capiti a tiro, ma questo proprio non l'aveva nemmeno mai calcolato. E la vittima principale di queste sue manipolazioni è proprio la protagonista Mira, perché Mira ha una bellezza, dicevo, fra virgolette, artificiale, ovvero ottenuta tramite l'aiuto della chirurgia estetica. E tante malelingue la seguono appunto perché, per questa sua caratteristica, però tanti invece non sono minimamente stropicciati e quindi lei la vede come una forte competizione al suo essere sempre al centro dell'attenzione. Mira attira le attenzioni di un altro ragazzo che in realtà è stato un suo compagno delle scuole medie, che ovviamente è il più figo del mondo e che anche lui ha una situazione familiare un po' particolare alle spalle e deve cercare nel corso della storia di acquisire sicurezza in se stessa.
Allora, sono 16 episodi, il ritmo della narrazione è estremamente lento. Io l'ho guardato perché ho letto anche il manhwa e lei, vi dico, nel manhwa mi aveva fatto un po' venire il latte alle ginocchia. Faccio una premessa sul discorso chirurgia estetica. Parlo per me, ok? Io non sono di mio contro la chirurgia estetica, so che io difficilmente ne farei ricorso per due grandi motivi. Il primo è che, a prescindere dall'opinione degli altri, sono abbastanza a mio agio con il mio aspetto fisico. E secondo, perché ho una paura folle degli interventi chirurgici, quindi francamente col cavolo. Detto questo, se qualcuno si vuole, e questo dicevo è quello che mi riguarda, per quello che riguarda l'opinione generale che ho sulla chirurgia estetica, in realtà ho un'opinione abbastanza neutra, nel senso che se una persona è scontenta del suo aspetto fisico e ritiene che attraverso un intervento chirurgico possa andare a correggere un difetto che gli causa insicurezza, ma perché no? Ma qual è il problema? Ma chi se ne frega fondamentalmente? L'unica, dico remora, ma non è una remora, l'unico timore in realtà che ho è che è quando si rincorre un po' la perfezione, ovvero quando un intervento non basta e allora si sistema qualcos'altro, ma poi ancora non si è soddisfatti del risultato e allora si va a sistemare qualcos'altro. E da lì si capisce che il problema in realtà non è l'aspetto fisico, ma è proprio la visione di se stessi che si ha, che non è positiva, e non c'è intervento chirurgico che possa sistemare questa cosa. È il caso, secondo me, di Mira. Mira ha fatto un intervento chirurgico che le ha praticamente ricostruito la faccia, però lei dentro di sé è fortemente insicura. E quindi ogni volta che qualcuno gli manifesta, soprattutto del sesso opposto o anche delle altre ragazze, le dice che è carina o ci sono delle attenzioni particolari, lei non si sente degna di queste attenzioni. E vigliacchi se hanno inserito questa cosa come spunto di riflessione per il supporto psicologico. La Corea, a quanto pare, è allergica alla psicoterapia, al supporto psicologico di una persona che ha forti problemi nella visione positiva del sé. Quando in realtà entrambe le ragazze, sia Mira che Soa, avrebbero un gran bisogno di consulto psicologico per riuscire ad accettarsi come si è. Questo non vuol dire che tu devi, allora sei bella dentro, ti devi accettare come sei a prescindere. Se tu pensi di volere, se tu ritieni che correggere un particolare difetto fisico ti aiuti a vivere meglio, torniamo al punto di prima, ma perché no? Ok, ma qual è il problema? Alla fine, cioè, facciamo anche un sacco di interventi meno invasivi per cercare di piacerci, di piacere un po' di più anche agli altri, perché avere confidenza nel proprio aspetto fisico è un po' lo specchio di una confidenza interna che si ha. Ma la confidenza interna difficilmente si guadagna solo avendo un aspetto fisico che piace molto agli altri. E un esempio lampante, l'abbiamo visto nel corso degli anni, sono le modelle super fighe che si sottopongono a diversi interventi di chirurgia estetica, da una parte perché sottoposte a questa pressione della società che le vuole sempre perfette, soprattutto le donne, ecco, e dall'altra comunque perché probabilmente a monte c'è una visione del sé interno che non corrisponde alla perfezione percepita dall'esterno, ok? Se pensiamo, niente, non pensiamo a niente. Questo, dicevo, ogni persona cerca sempre di apparire al meglio, è per quello che ci si trucca
È per quello che magari invece degli occhiali si portano le lenti a contatto, i denti si cerca di renderli dritti per avere un sorriso più allineato, più regolare. Si fanno tanti piccoli accorgimenti, però quando l'intervento ci va a modificare in maniera massiccia e ancora la sicurezza in noi stessi non viene acquisita, ripeto, vuol dire che sotto c'è un problema ben più grande, ok? Ehm, Dicevo, il ritmo di questa narrazione è molto molto lento. Io purtroppo ho una visione un po', non ho una visione molto positiva di questo prodotto perché credo che abbiano veramente perso una grande occasione, perché avrebbero potuto fare una bella riflessione sulla pressione psicologica dell'apparire perfetti, perché anche SOA, che ripeto ha dei gravi problemi psicologici perché è una manipolatrice all'ennesima potenza, viene da una situazione familiare molto disastrata perché lei è stata abbandonata dai genitori. I primi anni della scuola è sempre stata presa in giro perché non sapeva addirittura nemmeno lavarsi, quindi è stata sottoposta a una situazione di negligenza veramente, veramente grave. Nel momento in cui si lava e viene fuori che è una bambina di bell'aspetto, tutti iniziano a farle i complimenti e a dire guarda come sei bella. E quindi lega molto lei la visione, il valore di sé al concetto di essere ritenuta bella dagli altri. E Mira, che è sempre un po' perplessa da questo atteggiamento di questa ragazza che sembra farle i complimenti, però hanno sempre un risvolto, cioè una scudisciata nascosta del tipo le persone che si ricorrono alla chirurgia estetica in realtà hanno una bellezza artificiale e quindi svalutano il concetto stesso di bellezza perché la bellezza naturale non è più così rara come poteva essere in passato. Questo le dice, che fa capire che c'è veramente un sottotesto di livore nei suoi confronti. E alla fine, in sede del confronto finale, quando Mira finalmente, diciamo, ha acquisito sicurezza in se stessa grazie anche alla storia d'amore con il figo di turno, le dice sì, tu sei bella, ma sei felice perché sei bella? Io sono quello che sono, ok? Adesso vengo ritenuta bella, ma comunque qualcuno mi dice che sono una Gangnam Beauty, che sono una super rifatta, che è vero, perché per me questa era la strada per ottenere la felicità. Io d'ora in poi me ne voglio sbattere di quello che dicono gli altri e voglio fare le cose che mi rendono felici. E questo è il cuore proprio del problema che viene affrontato secondo me in maniera estremamente superficiale e gli sceneggiatori pensano di risolvere con questo grande discorso ispiratore negli ultimi 10 minuti del dramma e vissero tutti felici e contenti. Considerando poi che gli standard estetici nei paesi dell'est asiatico sono davvero così, fra virgolette, opprimenti, era probabilmente l'occasione per fare una riflessione che andasse un pochino più in profondità. A un certo punto c'è un'altra amica del gruppo, diciamo, dell'università, loro studiano chimica, nella fattispecie Mira studia chimica perché vuole diventare una profumiera. E un'altra amica cerca di accodarsi un po' a Soa perché ha capito che c'è qualcosa che non va e si rende conto anche che Soa, nonostante tutti i suoi atteggiamenti che in superficie sono molto carini e molto delicati e molto deliziosi, è una vipera a tre teste, ok? E si rende conto che questa sua pungenza è particolarmente diretta a Mira e quindi parla con Mira dicendo secondo me tu sei la persona che può avere più presa con quello che dici su Soa perché si faccia aiutare eccetera eccetera. Perché? E l'idea che a me è venuta è che questa ragazza chieda a Mira perché quando glielo chiede lei ha appena reso ufficiale la sua storia con il figo di turno, ok?
E quindi passa un po' l'idea che siccome lei ha accalappiato il figaccione, allora tutti i suoi problemi non esistono, perché lei ormai ha avuto successo. Quando in realtà, cioè prima di arrivare a quel punto, lei ha chiesto al fidanzato di tenere segreta la storia perché aveva paura di quello che avrebbero detto gli altri. Quindi c'è davvero lo scoglio da sciogliere, è molto molto profondo e invece sembra che tutto si risolva a tarallucci e vino solo perché lei è riuscita a mettersi con uno che è ritenuto da tutti un gran figo. Che in realtà lui, ripeto, avendo fatto le scuole medie con lei, era benissimo a conoscenza del suo aspetto precedente e non lo stropiccia affatto, dimostrando di accettarla per com'è nella sua interezza, bella o brutta, perché le dice tu sei tu, cioè tu sei tu, non è che sto qua a guardare che adesso tutti ti ritengono una gran figa, tu sei tu, mi piace come sei, come ti comporti, come mi fai sentire quando sono con te. Però ecco, tutto questo sottotesto e soprattutto l'idea di rivolgersi anche a un professionista per riuscire a costruire la propria autostima e slegarla un po' anche dall'aspetto esteriore e soprattutto dall'opinione che hanno gli altri del tuo aspetto esteriore, ecco, questo non è arrivato purtroppo. L'unico proprio bagliore che c'è alla fine è quando Soa, dopo essere stata appunto assaltata dallo psico che aveva preso la sua cortesia per un flirt, decide un attimino di mettere in pausa gli studi perché è molto scossa da questa cosa e dice io non riesco più a uscire perché ogni volta che sento, questo le aveva fatto delle foto da dietro e le aveva messe su internet e quindi lei si sente estremamente vulnerabile di fronte a questo attacco e quindi finalmente a questo punto si rivolge a uno psicologo per riuscire appunto a superare questo trauma. E questo è l'unico accenno di aiuto, di sostegno che viene mostrato nel dramma, che per le sue tematiche invece avrebbe potuto fare molto di più. Un'altra cosa che questa, ecco, mi spiace che l'abbiano tolta dal dramma, mentre nel manual c'era. Lei nel manual, la protagonista nel manual, proprio continua ad andare appresso a Soa perché si rivede in lei. Sono due facce della stessa medaglia e da un certo punto di vista è anche vero, perché una è bella e è sempre stata considerata valida solo per la sua bellezza, l'altra invece ha sperimentato l'essere presa di mira per il cattivo aspetto fisico, per l'aspetto fisico non ritenuto all'altezza e poi una volta che rientra invece nei parametri di bellezza non va bene perché è una bellezza artificiale, cioè non c'è modo di vincere, ok? Sono veramente, ecco, due facce di un problema analogo. E adesso mi sono persa con quello che stavo dicendo, ma aveva molto senso. Dicevo, lei nel dramma, nel manual è molto più appresso a Soa, mentre nel dramma riesce a leggerla un pochino prima e io ho apprezzato di più questa cosa perché vuol dire che comunque il percorso di consapevolezza di se stessa inizia un pochino prima, da cosa non si sa, però comunque comincia. Dicevo, nel manual c'è una scena molto bella perché alla fine poi questi pregiudizi dovuti all'aspetto fisico sono estremamente radicati anche nella popolazione studentesca e un esempio è la festa del dipartimento in cui c'è questo comitato di questi tre ceffi che non sono nemmeno particolarmente attraenti, che vogliono solo le più belle del dipartimento a servire ai tavoli e gli impongono una divisa super sexy con cui nessuna delle ragazze si sente a proprio agio, mentre le altre, quella un pochino più robustina, quella che sembra un pochino più mascolina, l'altra che per qualche motivo, nonostante sia una bellissima ragazza, viene ritenuta non all'altezza degli standard di Dio solo sa chi, vengono lasciate in disparte. A un certo punto, diciamo, i belli
per un motivo o per l'altro non riescono ad essere allo stand a servire ai tavoli, e quindi questi 3-4 fanciulli che si pensavano i geni del mondo si ritrovano senza forza lavoro, e quindi dicono alle altre, diciamo a quelle agli scarti, ok? E uso questa espressione forte proprio volontariamente, di mettersi al lavoro. E queste dopo un po' ci vedono verde e dicono: ma sapete, comincia la ragazza, quella un pochino più grassottella, quella a cui arrivava il tizio e gli portava via il cibo perché diceva: ma sei carina di faccia, però stai mangiando un po' troppo, ti porto via il cibo e lo faccio per te, perché se solo riuscissi a dimagrire saresti perfetta. E inizia questa che sbrocca giustamente e dice: ma senti, ma io non ci sto più a stare qua a farmi prendere i pesci in faccia da 3, che voglio dire, ma guardatevi allo specchio prima di giudicare gli altri. E è seguita a ruota dalle altre ragazze, quella un pochino più mascolina, quell'altra che non poteva parlare perché era il primo anno. E dopo una scusa di questi 3 ceffi messa un po' a tiepida, cioè non molto sentita, le ragazze impongono la prova, fra virgolette, per far vedere la buona volontà di questi 3 tizi appunto nello scusarsi, e gli fanno indossare le divide sexy che loro avevano imposto alle cameriere. E non solo, li sottopongono alle stesse identiche frasi che loro per tutto il tempo hanno rivolto alle ragazze che ritenevano non esteticamente attraenti. E anche questi si rendono conto finalmente, dopo averlo provato sulla propria pelle, che sono andati ben oltre il limite. E questo purtroppo invece è stato molto molto smussato nel dramma. Invece avrei voluto vederlo, ma proprio paro paro, perché era una scena bellissima che avrebbe dato molto l'idea della pressione psicologica a cui soprattutto in questo caso le ragazze sono sottoposte. Per quanto riguarda la recitazione, ragazzi miei, allora i 2 protagonisti, sia lei che lui, hanno un'espressione in 2. Lui è tanto carino, lo so che è molto popolare, questo è anche uno dei suoi primi drama, però ragazzi miei, cioè non muove un muscolo, manco andare lì alla guancia e fargli così. Un po' è il personaggio, per carità, però ragazzi miei, cioè proprio il ponte dei sospiri, e lei uguale. Lei uguale, ve l'ho detto, un'espressione in 2, ne ha famo. Il mio personaggio preferito è la mamma di lui, che viene da una storia un po' travagliata perché si è lasciata col marito dopo che lui ha alzato le mani. Lei voleva fare la profumiera e a causa di un incidente domestico causato dal marito che l'ha spinta e l'ha fatta cadere, ha perso il senso dell'olfatto. E quando se ne va di casa, il marito, che è più benestante, tiene i figli e racconta un sacco di frottole ai figli, avvelenando la loro opinione della madre. E nel momento in cui lei ritorna, quindi c'è molta ostilità nei suoi confronti, però quando vanno a scoprire cosa è successo effettivamente, cambiano un po' le cose. Lei è un bel personaggio che compare in poche scene, però comunque è un personaggio che lascia il segno. Lei, un'altra di quelle bellezze da sempre ritenute belle, che però si è resa conto che la sua bellezza non l'ha resa felice, finché è stata chiusa in un matrimonio in cui l'altra persona gli voleva imporre le proprie idee e il proprio stile di vita, mentre lei aveva fame di far carriera, di uscire, di ampliare la sua ditta di profumi, e questo invece fondamentalmente le ha rovinato la vita, raccontando poi frottole ai suoi figli. Lei onestamente è il personaggio che mi è piaciuto di più. Mi è piaciuta anche la ragazza che poi, diciamo, si avvicina a Soa capendo che c'è qualcosa di più sotto tutta questa manipolazione, tutto questo monte di bugie, tutto questo mettersi in mezzo alla felicità degli altri per essere sempre, fra virgolette, la prima della classe. Però ecco, ripeto, un'occasione sprecata di nuovo, in una storia che aveva molti spunti per essere davvero d'impatto. Quindi non so nemmeno io se consigliarvelo, mi astengo. Per vari motivi, per questo che vi ho appena detto, per il ritmo che è molto lento,
e perché non c'è il grip in questa storia, non prende, non prende. È un peccato, peccato per l'occasione mancata. Bene, direi che mi posso fermare anche per oggi, vi auguro buona giornata e alla prossima. Ciao!